Non so te, ma io mi ero abituato all'idea che i tennisti fossero una categoria di atleti milionari. E in effetti, a guardare alcuni giocatori, non sembrano esserci dubbi. Eppure qualche mese fa Jannik Sinner, fresco campione di Wimbledon, ha riaperto un tema scottante per l'intera industria del tennis: il montepremi degli slam, i 4 tornei più importanti del tennis mondiale. Jannik ha dichiarato: i soldi poi è una conseguenza, no? È più che altro il rispetto che i grandi slam ci fanno vedere, no? Perché comunque senza di noi il torneo non c'è. Siamo stati zitti per tanto tempo e secondo me ora siamo arrivati a un punto dove è giusto parlare anche di questa roba qua. In questo momento forse stiamo prendendo un po' troppo poco. Ma come prendendo un po' troppo poco? Jannik, ma sei pazzo? Nel 2025 ti sei preso 25 milioni di dollari solo col tennis e nel 2026 a metà stagione hai già superato i 10 milioni. Ma lo sai quanto deve lavorare mio cugino che fa il cassiere per guadagnare quello che hai guadagnato tu in un anno? 1250 anni, 15 vite, tutto bene. Ok, ora tralasciamo un attimo sti discorsi populisti e andiamo un po' oltre queste dichiarazioni. Perché non è che è pazzo solo Jannik, visto che sto discorso lo sostengono un po' tutti i top player da anni, e visto che proprio nelle ultime settimane hanno pronunciato una parola che nel tennis non si sentiva da mezzo secolo: boicottaggio. Per gli US Open infatti si parlava di boicottare il torneo del doppio misto creato ad hoc per questo evento. Un torneo nuovo di zecca già balzato. Adesso, mentre stai guardando questo video, quel boicottaggio potrebbe già essere avvenuto, oppure no. Potrebbe essere stato disinnescato da un accordo dell'ultimo minuto, oppure essersi ridotto ad una protesta simbolica su quel torneo del doppio misto. Ma non è questo il punto. Il punto è che i tennisti più ricchi della storia di questo sport stanno minacciando i loro datori di lavoro. E non lo stanno facendo per loro, ma lo fanno per il loro collega più sfigato. Che poi sfigato è comunque il 200° tennista più forte sulla faccia di questa terra, ma che secondo loro vive di stipendio in stipendio. Fatica ad arrivare a fine mese, insomma. E non c'è palcoscenico migliore dello US Open, il torneo di tennis più ricco e più democratico del pianeta, per fare qualcosa di forte e denunciare un'industria che crea delle disuguaglianze uniche nel mondo dello sport. Quindi in questo video cerchiamo di rispondere a delle domande in vista dell'ultimo slam della stagione. Primo, quanti soldi fa lo US Open e da dove arrivano? Secondo, quanti ne arrivano ai giocatori e perché Jannik e i suoi colleghi hanno sclerato? Terzo, quali armi hanno in mano i tennisti per cambiare davvero le cose? Si arriverà alla fine ad un boicottaggio di uno slam? E qui ti anticipo una cosa, la risposta l'abbiamo già avuta, 53 anni fa, e c'entra un tennista che oggi in pochi ricordano, ma senza il quale probabilmente non esisterebbe il tennis come lo conosci. Vediamolo insieme. Lo US Open è il torneo di tennis più ricco del pianeta. Ad organizzarlo è la federazione statunitense, la USTA, non una società quotata, non un fondo, ma una no profit. E quanto tira su questa no profit in un anno? Beh, un bel po' di soldini. Secondo l'ultimo bilancio disponibile, la USTA ha generato ricavi per un valore di 624 milioni di dollari. Di questi, 559 milioni di dollari sono arrivati tutti da un solo evento, lo US Open. Quindi il 90% dei ricavi della federazione statunitense proviene da un evento di 2 settimane. Questi soldi arrivano principalmente da 3 rubinetti. Il primo sono i biglietti. L'anno scorso l'evento ha stabilito un nuovo record di vendite con oltre 1 milione di ticket staccati. Wow! Il secondo sono ovviamente i diritti TV. Il terzo rubinetto viene da sponsorizzazioni, hospitality, merchandising, ristorazione e i cocktail. Hai presente quanto guadagna lo US Open dai cocktail? Una follia! Il drink ufficiale del torneo, che ha come sponsor Grey Goose, si chiama Honey Deuce e l'anno scorso ne hanno fatti 740.000 per un totale di 17 milioni di dollari. Crazy! Questo cocktail incassa più dei 2 campioni del torneo messi insieme. Un cocktail con una pallina di melone in mezzo. Adesso ci arrivo. Ora, per capire da dove arrivano le proteste di Sinner & Co, dobbiamo prendere i ricavi del 2024, gli ultimi pubblicati, che ammontano a 559 milioni di dollari, toglierci le spese di circa 282 milioni per ottenere un profitto operativo di circa 277 milioni, un margine superiore al 49%. Difficile trovare un'azienda nel pianeta con un margine così alto.
E quanti di questi soldi finiscono ai giocatori? L'anno scorso lo US Open è stato lo slam più generoso nei confronti dei tennisti e per la prima volta nella storia un torneo di tennis ha raggiunto i 90 milioni di dollari di compenso totale ai giocatori, facendo registrare un 20% in più dell'anno prima. Questi 90 milioni sono distribuiti in questo modo: 5 milioni di dollari ciascuno per il campione e la campionessa del torneo individuale, 2,5 milioni per i finalisti, 1,26 per i semifinalisti, 660.000 dollari per chi arriva ai quarti, 400.000 per chi raggiunge gli ottavi, 110.000 per chi perde al primo turno del tabellone principale e 27.500 dollari per chi perde al primo turno delle qualificazioni, cioè chi non entra nemmeno nel torneo vero. Cifre uguali per atleti e atlete, senza distinzione di genere. E poi il pacchetto di supporto: 1.000 dollari di rimborso viaggio per ogni giocatore, 2 camere nell'hotel ufficiale, oppure 600 dollari al giorno per chi preferisce dormire altrove, incordatura gratuita fino a 5 racchette a turno. In totale 5 milioni di dollari di servizi. Vista così verrebbe da dire che sta roba del boicottaggio non è che ha proprio sto senso. Alla fine di soldi ne girano parecchi e c'è da mangiare per tutti. Quindi o sono degli ingrati oppure stiamo vedendo i numeri in maniera sbagliata. Allora, 90 milioni sono i soldi che l'anno scorso sono finiti nelle tasche dei giocatori che hanno partecipato allo US Open. Però, secondo i bilanci pubblicati dalla stessa federazione americana, il prize money del 2025 rappresenta poco più del 15% dei circa 560 milioni di ricavi operativi del torneo. 15%. Uno scam, altro che slam. E sta cifra fa rosicare un sacco i tennisti. Immagina che tu sei un commerciale di un'azienda di condizionatori. Visto sto caldo, nel 2024 l'azienda ha fatturato un bel po'. I dirigenti ti inviano una mail e ti invitano a uno di quei convegni inutili e altezzosi in cui tu vai solo per scroccare il buffet e in cui se la cantano e se la suonano su quanto l'azienda sia figa, in crescita, con ricavi record. Tu però stai sempre con 1.500 euro al mese. Grazie al surriscaldamento globale e ai negazionisti, l'anno dopo l'azienda raddoppia i ricavi. Ale, bonus per tutti! Ma quando mai? Però nella tua busta paga ti ritrovi solo 100 euro in più che ti hanno spacciato come premio per gli straordinari risultati raggiunti. Poi ti guardi intorno e vedi che i commerciali della tua stessa città guadagnano il doppio di te lavorando in aziende che sono più o meno belle e grandi come la tua. Che fai, non rosichi anche tu? Ora, questa è un po' una semplificazione, anche leggermente imperfetta se vogliamo, visto che, a dire la verità, il montepremi per i tennisti allo US Open è aumentato del 20% tra il 2024 e il 2025. Però il succo è un po' questo, soprattutto se compariamo gli atleti di altre discipline mainstream. Rimaniamo nel mercato americano. Nelle leghe di football, hockey su ghiaccio, basket e baseball, gli atleti ricevono quasi il 50% dei ricavi. La WNBA è passata da circa il 9,3 al 20% con il contratto collettivo del 2026. Se ci spostiamo in Europa e diamo uno sguardo al calcio, siamo anche sopra. In Premier League, secondo uno studio, siamo ben oltre il 60%. In Serie A, idem. Sì, ok, quelli sono sport di squadra, è diverso, ed è anche vero. 3 slam su 4 infatti non appartengono a un imprenditore, a un fondo o ad una società quotata, appartengono alla federazione del paese che li ospita. Lo US Open è della USTA, il Roland Garros è della federazione francese e l'Australian Open di quella australiana. Sono tutte organizzazioni no profit che reinvestono i guadagni per sviluppare maggiormente lo sport. Wimbledon invece rappresenta un'eccezione perché ad organizzarlo è l'All England Club, un circolo privato, che però per statuto devolve il 90% dei profitti annuali alla federazione per finanziare il tennis britannico. E questo cambia completamente la natura del problema, perché quando la USTA incassa 277 milioni di profitto dallo US Open, quei soldi non diventano dividendi spartiti tra vari signorotti, diventano il bilancio di un intero movimento tennistico nazionale che con quei soldi finanzia campi, strutture pubbliche, microcontributi per programmi locali. Addirittura gli Slam hanno finanziato con 65 milioni di dollari in 40 anni anche un programma internazionale, il Grand Slam Player Development Program, per sostenere tramite borse di studio giovani tennisti di talento con scarse risorse economiche o provenienti da nazioni in via di sviluppo. Quindi la difesa degli Slam pare una difesa seria.
Noi non siamo la NBA. La NBA divide i ricavi tra 30 proprietari e i loro giocatori. Noi finanziamo i campi dove i tuoi figli imparano a giocare. Il 15% che diamo ai professionisti è il 15% che avanza dopo aver tenuto in piedi un intero sport. Onesto. Però anche paraculo, perché è la stessa federazione a decidere quanto vale la propria missione. Non è scritto sulla pietra quanti soldi devono essere investiti per finanziare nuovi campi. E poi ci sono anche delle incongruenze specifiche. La federazione americana ha speso 800 milioni per rifare l'impianto dello US Open, finanziando questa operazione per oltre l'80% con un prestito. E questo debito verrà ripagato con futuri ricavi, con futuri US Open in cui giocheranno futuri tennisti che sono l'anima di questo torneo, perché senza di loro non ci sarebbe niente da vedere. Quindi alla fine sto investimento lo hanno pagato anche i giocatori. Proprio per questo motivo, qualche mese fa, i migliori giocatori del mondo hanno chiesto ai 4 slam di aumentare la quota dei ricavi destinata ai giocatori. Se ora in media i 4 major events non danno più del 16% dei ricavi ai tennisti, la richiesta di Sinner & Co è quella di farla salire almeno al 22% entro il 2030. E perché proprio 22? Perché questa è la quota che i giocatori già ricevono nei più grandi tornei combinati ATP e WTA come Indian Wells o gli internazionali d'Italia. Tradotto, pagateci come ci pagano gli altri tornei che valgono meno di voi. La lettera è firmata dai migliori tennisti al mondo come la Sabalenka, Gauff, Alcaraz, Sinner, ma queste sono richieste che vanno avanti da anni, almeno da quando nel 2020 Djokovic fondò la Professional Tennis Player Association per ottenere maggiori tutele per l'intero movimento di giocatori. Ma a chi serve davvero questo 22%? E qua scopriamo la polvere sotto il tappeto. Il tennis è uno degli sport più diseguali che esistano e la disuguaglianza non è tra il campione milionario e noi poveracci che ci guardiamo i match con le gallette di mais sul divano. È tra il campione milionario e il suo collega. Secondo uno studio della Federazione Internazionale, i primi 50 giocatori, l'1% dei classificati, incassano il 60% di un montepremi maschile complessivo di 162 milioni di dollari. L'1% si porta a casa il 60% della torta. Scendiamo di livello per capire quanto è grande il problema. Prendiamo un normale torneo della ITF, la federazione internazionale, con montepremi da 25.000 dollari. Per moltissimi giocatori questo è l'obiettivo stagionale. Del montepremi il vincitore ne porta a casa 3.600. Lordi! Alziamo un po' il livello per rendere tutto più chiaro. Prendiamo il circuito Challenger dove gareggiano i giocatori che stanno tra il 100° e il 250° posto nella classifica dei migliori tennisti al mondo. Se vinci ti porti a casa 20.000 dollari circa. Se perdi al primo turno 500. Lordi, uno scam, altro che slam. Stiamo parlando comunque di un atleta eccezionale, mica di Pippo e Paperino. Arriva tu tra i primi 200 giocatori dello sport individuale più importante al mondo. E non abbiamo ancora parlato dei costi, perché nel tennis non è che c'è una squadra. Vuoi un allenatore vincente? Te lo paghi. Vuoi un fisioterapista buono? Te lo paghi. Vuoi iscriverti a un torneo? Paga l'iscrizione, il viaggio, l'alloggio, da mangiare. Per un giocatore che non sta nella top 100, dove i costi possono variare dai 400 ai 700 mila dollari l'anno, anche partecipare ad un singolo torneo minore rischia di diventare una spesa difficile da sostenere. Alcuni giocatori alloggiano nelle case di famiglie locali per ridurre i costi di vitto e alloggio, altri usano soluzioni alternative, come è stato il caso di Dustin Brown, il tennista che batté 2 volte di fila Rafa Nadal nel 2014 e 2015, e che 10 anni prima, per sostenere i costi delle trasferte, si fece comprare dai genitori un van della Volkswagen che utilizzava per spostarsi, cucinare e dormire. Cioè, uno dei 300 tennisti più forti al mondo che vive come uno studente universitario squattrinato. E quindi qual è la soglia tra guadagno e perdita? Alcuni hanno provato a tracciare il confine. Quello ufficiale della Federazione Internazionale dice che un tennista deve essere al 330° posto solamente per pareggiare i costi annuali. Questo studio però ha una decina di anni, alcuni più recenti dicono addirittura intorno al 150°. Il risultato non cambia. Essere tra i primi 300 tennisti al mondo non basta per vivere di tennis. E allora dove finisce lo sport professionistico e dove comincia un hobby costosissimo? Uno scam, altro che slam.
Al di là della ragione che possono avere più o meno i tennisti, vengono in mente almeno un paio di quesiti. Una battaglia condotta dai 20 giocatori più ricchi del pianeta può davvero cambiare la vita ai 200 più poveri? O quel 22%, se mai arrivasse, verrebbe distribuito con la stessa curva di oggi, i 5 milioni al campione diventerebbero 7? E poi la vera domanda: che cosa hanno in mano concretamente i tennisti per cambiare la situazione e ottenere questo benedetto 22%? Non hanno un sindacato, sono lavoratori autonomi, non dipendenti, non hanno un contratto collettivo, non hanno diritto di sciopero perché non c'è un datore di lavoro da cui scioperare, hanno mandato 2 lettere e gli hanno risposto con una mezza pernacchia, hanno una causa legale che viene usata contro di loro come pretesto per non trattare. Gli resta una sola arma: non giocare. E l'ultima volta che i tennisti l'hanno usata davvero, hanno cambiato per sempre la storia di questo sport. Maggio 1973. Un tennista jugoslavo di nome Nikola Pilic riceve una convocazione in Coppa Davis contro la Nuova Zelanda. Nello stesso fine settimana ha però firmato un contratto per partecipare a un torneo molto più remunerativo a Las Vegas. Tra la nazionale e i soldi, ha scelto i soldi. La federazione jugoslava lo accusa di essersi rifiutato di rappresentare il paese. Pilic nega, viene sospeso e la sospensione viene confermata dalla federazione internazionale, ridotta da 9 mesi a 1 soltanto. Il problema è che in quel mese non è che c'è proprio un torneo parrocchiale, è il mese di Wimbledon. Un mese, un solo giocatore, un caos enorme. Perché un anno prima i giocatori uomini per la prima volta nella storia si organizzano in un sindacato. Questo sindacato si chiama ATP e l'ATP, un anno dopo, ha già il primo caso in cui mostrare compattezza sindacale. L'organizzazione dei giocatori si schiera col tennista croato. Se non gioca Pilic, non gioca nessuno di noi. Questa presa di posizione mette in crisi tutti. A pochi giorni dall'inizio del torneo, il presidente della federazione internazionale, il presidente dell'All England Club e il presidente dell'ATP provano a trovare una quadra per non compromettere il torneo più prestigioso al mondo. Non si trova nessun accordo e quindi il 25 giugno 1973 Wimbledon comincia senza 81 professionisti, tra cui 13 delle 16 teste di serie. Fu l'unica volta nella storia di Wimbledon in cui il campione in carica, allora Stan Smith, non difese il proprio titolo sebbene fosse in condizioni sane e pronto per giocare. Il torneo però si gioca lo stesso. Le teste di serie si riducono da 16 a 8 e vince il cecoslovacco Jan Kodeš battendo in finale Alex Metreveli. Per Kodeš è apoteosi, per gli altri giocatori una conquista, perché prima del 1973 nessun giocatore poteva giocare senza il permesso della propria federazione nazionale, ma dopo il boicottaggio quel sistema è morto. Gli 81 che aderirono alla protesta persero Wimbledon, ma presero il controllo del proprio sport. Piccola nota a piedi pagina: Nikola Pilic, l'uomo per cui è successo tutto sto casino, è diventato poi un allenatore. E tra i giocatori che ha fatto crescere nella sua academy in Germania c'era un 12enne serbo di nome Novak Djokovic. Lo stesso Djokovic che 50 anni dopo avrebbe fondato un sindacato dei giocatori e da cui poi se ne sarebbe andato sbattendo la porta, accusando l'ATP degli stessi problemi di trasparenza che lo avevano fatto nascere. Ma il boicottaggio di Wimbledon non fu lo scossone più forte che il mondo tennistico subì quell'anno. Quell'estate infatti segnò per sempre uno spartiacque per lo sport individuale più seguito al mondo. 24 giorni dopo, lo US Open diventa il primo slam a offrire montepremi paritario tra uomini e donne, proprio il mese successivo alla creazione della WTA, l'associazione femminile del tennis, firmata da una 60ina di giocatrici. E come si è arrivati a questo risultato storico? Sempre allo stesso modo: boicottaggio. L'anno prima, dopo aver vinto lo US Open 1972, Billie Jean King, la giocatrice più forte del pianeta e prima presidente della WTA, sgancia una bomba su New York. Rilascia una dichiarazione dove afferma che l'anno successivo non prenderà parte al torneo e con lei non giocherà nessuna delle altre. Le motivazioni? Per il suo titolo Billie Jean aveva incassato $10.000, 15.000 in meno di Ilie Anastasia, vincitore del torneo individuale maschile. La volontà è chiara: se non verranno equiparati i montepremi tra uomini e donne, il tennis femminile boicotterà i tornei. Non contenta, Billie Jean va dal direttore dello US Open con 2 fogli in mano.
Da una parte ha un sondaggio che attesta l'interesse del pubblico nei confronti del tennis femminile, dall'altra invece ha un contratto per uno sponsor che pagherebbe la differenza dei montepremi. E qui c'è la poesia. Lo sponsor trovato è Ban, marchio di deodoranti, e il deodorante è il prodotto perfetto perché la stessa King pubblicamente aveva dichiarato che quella disuguaglianza tra uomini e donne puzzava, e a togliere quell'odore erano i $55.000 che il marchio avrebbe messo a disposizione per pareggiare il montepremi femminile. Non ci sono più scuse. Ad accrescere poi l'hype intorno al movimento femminile fu una partita che si giocò a settembre, alla fine di un'estate di fuoco per il tennis mondiale. Bobby Riggs, leggendario tennista degli anni 40, proprio nel 73 dichiara che il gioco femminile è talmente inferiore a quello maschile che anche un uomo di 55 anni come lui avrebbe potuto battere la prima giocatrice al mondo. Billie Jean King rosica forte e lo sfida in quella che viene definita la battaglia dei sessi. Lo batte 6-4, 6-3, 6-3 davanti a 90 milioni di telespettatori. A casa! Billie Jean King diventa leggenda e la federazione americana nel 2006 deciderà di intitolare a suo nome l'impianto di Flushing Meadows Park di New York, dove si tiene lo US Open. Lo USTA Billie Jean King National Tennis Center di New York diventa il centro sportivo più grande al mondo a cui sia stato intitolato il nome di una donna. Due cause diverse per battersi, stessa arma per vincere: il boicottaggio. Non un tribunale, non una lettera, non una trattativa. Semplicemente l'arma più credibile fatta da chi ha più da perdere non scendendo in campo. E perché ora quell'arma è così complicata da usare? Per ora le teste di serie non hanno fatto niente di davvero eclatante per ottenere questo famoso 22%. A Roland Garros alcuni giocatori hanno tagliato drasticamente il tempo nelle conferenze stampa, rilasciando dichiarazioni che minacciavano azioni più severe. Azioni più severe che però non sono arrivate a Wimbledon e che si sono limitate ad altre dichiarazioni di intenti che comprendevano appunto il boicottaggio del doppio misto allo US Open. A dire la verità, gli slam hanno provato a fare qualche passo in avanti. Wimbledon, per esempio, ha aumentato il montepremi del 20%, la USTA ha promesso una negoziazione sui contributi pensionistici e sui premi del torneo, rimanendo ferma però sulla volontà di non concedere una percentuale fissa dei ricavi ai giocatori. Tutte misure che comunque non hanno convinto i tennisti. Staremo a vedere cosa succederà, ma la sensazione è che la disuguaglianza di classe è ben diversa dalla disuguaglianza di genere. La disuguaglianza di genere è orizzontale e visibile. Due finali, due assegni diversi, un confronto che chiunque può fare in 3 secondi. Ed era una disuguaglianza che si poteva risolvere senza toccare la torta, perché sistemare la parità di genere non ha richiesto alla Federazione Americana di rinunciare a niente e anzi, negli anni successivi, è diventato un investimento reputazionale straordinario. Ma la disuguaglianza di classe è verticale e invisibile. Non ha una finale, non ha una foto, non ha due assegni da mettere uno accanto all'altro perché i due termini di paragone non stanno mai nella stessa inquadratura. Uno è sul centrale la domenica, l'altro ha perso al primo turno delle qualificazioni 3 settimane prima e nessuno l'ha ripreso. È una disuguaglianza che prospera nell'ombra e soprattutto risolverla costa perché bisognerebbe mettere mani a quell'85% di ricavi. E ora la domanda finale la lascio a te. Al di là delle volontà degli slam, i tennisti più ricchi sono disposti a sacrificare concretamente la propria gloria personale per caricarsi sulle spalle il peso dei problemi finanziari dei loro colleghi più sconosciuti? Fammelo sapere nei commenti. Io oggi mi fermo qui. Come al solito, se vuoi sostenere il mio lavoro e conoscere nuove storie e analisi sul mondo dello sport, ti invito a iscriverti al canale. Per te è un semplice click, per me è un incoraggiamento davvero importante. Ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio. Ciao!